tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elisa Caudullo, brand ambassador per Voodoo Band e Posh Chalk. Oggi voglio raccontarvi il restyling che ho realizzato su questa cassettiera salvata dalla discarica. La struttura è in truciolare laminato ed è molto rovinato. Ha preso molta acqua probabilmente e il rivestimento esterno si è sollevato in molti punti. I pomelli sono incassati e sostituirli sarebbe complicati. Non mi piacciono, per cui cercherò di camuffarli. Internamente è in buone condizioni, dovrò solo eliminare questo foglio di carta adesiva e ripulire per bene. Tutto sommato, nonostante non sia un bel mobile, può comunque essere utile e con un bel restyling può acquisire anche il suo fascino. Considerando le condizioni di partenza, l'unica cosa da fare su questa cassettiera è un restyling che esalti i suoi difetti, per cui ho deciso di realizzare la patina shabby con stuccature e sovrapposizioni di colore, scrostature e patinature. Ad accompagnarmi in questo restyling i fregi Voodoo Band, il gel craquelé, i pigmenti e le paste Posh Chalk e i colori e le cere Magic Paint. Vi elencherò tutto man mano che andremo avanti con il lavoro e troverete in descrizione il link al sito dove poter reperire tutto il materiale. Prima di ogni altra cosa cominciamo con una bella pulizia su tutta la struttura. Con un aspiratore rimuovo la polvere e la terra, con acqua, ammoniaca e bicarbonato invece ripulisco per bene. In questo caso più per igienizzare che per preparare il mobile a ricevere la pittura. Andrò a stuccare completamente tutta la cassettiera, quindi non avrò problemi di aggrappaggio del colore, quindi la pulizia mi serve più per igienizzare, dicevo. Provvedo a rimuovere la carta adesiva dall'interno dei cassetti. Prima di dare la base con lo stucco applico i fregi. Comincio con Dente di Leone, questo piccolo fregio il cui codice è WUB 2159. Lo scaldo per bene con un foam termico. Applico uno strato di colla su tutta la superficie dalla parte posteriore. E posiziono il fregio sulla maniglia. Scaldo e presso in modo da dare al fregio una forma leggermente ricurva, tipo ad abbracciare la maniglietta sopraelevata. La peculiarità dei fregi Voodoo Band è proprio la capacità di flettersi con il calore. I fregi Voodoo Band sono fatti in pasta di legno e hanno tutte le proprietà del legno, ma con la caratteristica in più che se scaldati si flettono, diventando estremamente malleabili e facilmente adattabili in base alle nostre esigenze su tutte le superfici. La cosa importante è quella di rispettare a regola d'arte tutti i passaggi che ci servono per la loro corretta applicazione. Scaldare, applicare un omogeneo strato di colla per legno, posizionare il fregio a nostro piacimento, scaldare di nuovo e pressare non solo per dare al fregio la forma che ci interessa in questo caso, ma anche per far uscire le bolle d'aria e la colla in eccesso. In questo modo avremmo la certezza che i fregi saranno ben saldi alla superficie. Seguo lo stesso procedimento con il fregio Paris Big, codice WUB 2095. Ho bisogno di tagliare il fregio in prossimità dell'apertura dei due cassetti, quindi scaldo nuovamente il punto che mi interessa tagliare e con la lama di un cutter incido il fregio, che intanto è diventato morbidissimo grazie al calore che ha incamerato. In questo modo rifilarlo è stato facilissimo. La flessibilità è il valore aggiunto che rende i fregi Voodoo Band, insieme alla nitidezza e alla perfezione degli intagli, un prodotto di altissima qualità. Con stucco in polvere
miscelato ad acqua creo una pasta che mi servirà a dare la base materica alla cassettiera. Comincio con il top stendendo lo stucco con la spatola Cenerentola di Magic Paint su tutto il piano, seguendo la vena del legno. Le spatolate sono comunque disomogenee. Il mio intento ovviamente non è quello di creare una superficie uniforme, anzi piuttosto vado a creare dei difetti dove non ci sono, lasciando che si creino dislivelli e striature molto pronunciate che vado poi ad enfatizzare con il frattazzo. Con questa spatola ripasso sullo stucco seguendo sempre il senso della venatura del legno. Farò lo stesso anche sui fianchi della cassettiera. Sul cassetto lo stucco mi servirà, oltre che a creare una superficie materica, anche per camuffare la maniglia incassata. Voglio che si nasconda il più possibile la sua forma squadrata e voglio che si elimini il dislivello fra il frontale del cassetto e il bordo della maniglia. Faccio attenzione a non toccare i fregi, non voglio che lo stucco vada ad insinuarsi sugli intagli, nascondendo quindi i dettagli del fregio stesso. Uso una spatolina da belle arti che, essendo più piccola, mi permette di fare questa operazione più facilmente. Con lo stucco vado a ricoprire il punto in cui l'impiallacciatura è saltata e dove il truciolato è a vista e si sgretola. Approfitto di questo difetto per creare ancora più matericità in questo preciso punto del cassetto, che andrò ad enfatizzare nei passaggi successivi con le patinature. Sui cassetti lo strato di stucco sarà quindi abbastanza spesso, proprio per camuffare il truciolato a vista e per eliminare lo spessore delle varie maniglie. Una volta definiti i dettagli, continuo a lavorare sulla restante parte del frontale del cassetto con la spatolina Cenerentola, così come ho fatto sul piano, creando una superficie materica e disomogenea. Qui, essendo uno spazio meno ampio rispetto al top, non uso il frattazzo perché rischierei di esasperare questo effetto, che comunque voglio sia materico, va bene, ma comunque armonioso nonostante la sua disomogeneità. Continuo così sugli altri cassetti. Il mix di Enjoy, London Fumé e Nuit Parisienne sarà la base di colore per la cassettiera. Mescolo i tre colori insieme, come vedete sono dei fondi di barattolo, ma saranno sufficienti per ricoprire l'intero mobile. Aggiungo 3 cucchiai di sabbia a questo mix per ottenere un colore corposo e consistente. 2 vecchi pennelli tozzi e grossi per distribuire il colore su tutta la struttura. Con movimenti picchettati e circolari stendo il colore in modo da creare ancora più matericità. Con il pennello più piccolo vado sui fregi per entrare bene negli intagli. La base materica è fondamentale per realizzare la tecnica della patina a sciabbi.
grazie alla ruvidezza, alla irregolarità che si ottiene attraverso l'uso dello stucco, della sabbia o in generale di qualsiasi altra polvere addensante, al tipo di stesura con cui decidiamo di stendere il colore, riusciamo a ricreare una superficie logorata e usurata dal passare del tempo. La sensazione finale sarà di tridimensionalità, grazie non solo alla stratificazione dei materiali, ma anche alle successive patinature. Delice sarà il colore principale su cui effettuerò i lavaggi di colore e la patinatura a cera. Con il pennello a punta di Magic Paint, molto leggero e maneggevole, stendo il colore sui fregi. Comincio dai pomelli e continuo con il decoro centrale. Con questo pennello arrivare negli intagli dei fregi è veramente molto semplice. Con l'ovale da 60 invece continuo sul resto della struttura con pennellate piene e cariche, stendo il colore con movimenti circolari per coprire bene la superficie ruvida e disomogenea che ho creato, tirando poi la pittura nel senso della lunghezza per distribuirla in modo uniforme senza lasciare accumuli. Diluisco in un contenitore di recupero circa 2 cucchiai di vintage con più del 50% di acqua, rendendo il colore davvero molto liquido. E munita di un panno procedo con il lavaggio di colore. Con un vecchio pennello distribuisco il colore che come vedete è molto liquido. Insisto sui fregi per fare in modo che il colore entri in profondità. Con il panno, che io ho inumidito e ben strizzato, tiro via l'eccesso di colore, lasciando un leggero velo. Proseguo così un pezzettino per volta per gestire meglio il colore senza rischiare di macchiare troppo la superficie facendolo asciugare. Il tempo di posa del colore sulla superficie, oltre che il grado di diluizione, incidono sul risultato finale. Più tempo lasciamo il colore sulla superficie, più questo avrà il tempo di fissarsi e quindi di macchiare la superficie. Meno acqua mettiamo, quindi meno lo diluiamo, meno sarà intenso il colore e quindi più blanda sarà la velatura che lascerà sulla superficie. Procedere un pezzetto per volta ci aiuta a gestire meglio questa operazione e ad arrivare al risultato che vogliamo con facilità.
I fregi con il lavaggio di colore acquistano ancora più profondità e tridimensionalità. Il lavaggio va ad enfatizzare i punti più interni, più incavati, e si dà più luce alle parti sopraelevate, togliendo con il panno l'eccesso. Procedo allo stesso modo sul piano. Stendo il colore diluito e lo rimuovo con il panno, che risciacquo di tanto in tanto per mantenerlo pulito, tamponandolo e strofinandolo sulla superficie per cercare di non lasciare segni troppo netti. Aggiungo al vintage diluito qualche goccia di Beautiful per ottenere un colore mattone. Con questa tinta vado a macchiare su qualche punto la superficie, facendo colare il colore vaporizzando l'acqua direttamente sul mobile e andando a tamponare con il panno in modo da stemperare le gocciolature, che comunque non voglio siano troppo evidenti. Con Olivia, il verde Oliva Magic Paint leggermente diluito, con il pennello scarico vado a macchiare in qualche punto sulla superficie per dare ancora più profondità. Certi passaggi sembrano non avere rilevanza, come per esempio la velatura appena accennata con Olivia o le colature del mix di Vintage e Beautiful, ma in realtà sono queste leggere e accennate sfumature di colore che nell'insieme creano maggiore profondità e consistenza alla patina, e in questo modo si dà anche un aspetto più realistico. Passiamo alla decorazione. Con lo stencil ritocco pittorico di Magic Paint, di cui utilizzerò solo una porzione, e la pasta metallica Poche Chalk nella colorazione Deep Gold, realizzo uno stencil, ricreando una superficie damascata. La pasta metallica Poche Chalk è una pasta densa e versatile che si presta molto bene anche alla realizzazione di stencil pittorici, come sto facendo io in questo restyling. È una pasta corposa che dona luminosità alle superfici su cui viene applicata, grazie alla presenza di microcristalli che la rendono così pastosa e densa. Se avete curiosità, ecco qui le schede di un paio di video che mostrano la versatilità di questo fantastico prodotto, perfetto anche per colorare le superfici, dando un elegante e, concedetemelo, mai eccessivo effetto metallico. Molto resistente, non ha bisogno di protezione finale e può essere utilizzata anche per esterni. Date un'occhiata ai video e magari mi dite cosa ne pensate. Prelevo un po' di pasta con il tamponcino da stencil, la ammorbidisco un po' nebulizzando un po' d'acqua sul tamponcino stesso e vado a tamponare sulla superficie. Riposiziono lo stencil in modo da creare un effetto tappezzeria. Pigmento metallico Bronze Alloy con il suo Pigment Infuser per dare un tocco di luce al mio restyling. Prelevo i pigmenti con una spatolina. E con qualche goccia di Pigment Infuser lo fluidifico un po'.
L'infuser è una vernice apposita per rendere i pigmenti fluidi. È un'operazione che può essere comunque effettuata anche con il protettivo liquido di Magic Paint. L'infuser o il protettivo che sia servono anche per evitare l'ossidazione dei pigmenti, ma una cosa importante, non ne alterano la colorazione. Mescolo l'infuser ai pigmenti fin quando non raggiungo la consistenza che desidero. In questo modo si ottiene un vero e proprio metallo liquido di una coprenza veramente eccezionale. Basta veramente poco pigmento da mescolare all'infuser per ottenere una coprenza perfetta. Con questa miscela ricopro i piedini della cassettiera, utilizzando un pennello asciutto, piatto e sottile. In generale i pigmenti metallici possono non essere protetti, anche se dare una mano di protettivo dà una sicurezza maggiore nell'evitare una possibile ossidazione nel caso in cui qualche granello di pigmento non si sia disciolto bene. Nel mio caso però, visto il risultato invecchiato che voglio ottenere nel mio restyling, andrò di cera anche sui piedini, cosciente del fatto che che questa operazione, la cera, insomma, spegnerà un po' la luminosità dei pigmenti. Set Crackling Gel e Crackling Enamel per rendere la mia patina ancora più realistica con delle piccole screpolature a ragnatela. Questo set è composto da due componenti. Il primo componente è il Crackling Gel che stenderò per primo sulla superficie. Lo applico solo su alcuni punti, quelli dove voglio si creino le screpolature. Stendo il gel sulla pittura rigorosamente asciutta. Ne stendo una quantità abbondante, picchettando il pennello sulla superficie. In questo modo otterrò le crepe a ragnatela. Vi ricordo che in descrizione troverete l'elenco dei materiali che sto utilizzando in questo restyling e il link al sito dove poterli acquistare. Asciutto il primo componente, quindi il Crackling Gel, procedo con la stesura del secondo componente, il Crackling Enamel. Lo stendo solo su quei punti dove ho steso il Crackling Gel. Il Crackling Enamel è uno smalto simile a un top coat, ad un protettivo liquido per intenderci, che a contatto con il primo componente, quindi con il Crackling Gel, reagisce screpolandosi e formando delle piccole crepe che si evidenzieranno con la successiva patinatura a cera. Questo set, il Crackling Gel in combinazione con il Crackling Enamel, è un prodotto molto interessante perché permette di creare le screpolature fondamentali per ottenere un effetto invecchiato realistico sulla parte più superficiale della stratificazione dei materiali. In questo modo io posso patinare con i lavaggi, effettuare delle sporcature e solo dopo realizzare le screpolature, lasciando a vista tutti i passaggi che ho effettuato in precedenza, dato che lo smalto è trasparente e crepandosi e rompendosi lascia comunque intravedere ciò che ci sta sotto anche dopo la patinatura. A parer mio questo tipo di combinazione è decisamente completa e funzionale quando vogliamo patinare. Si crea una patina anticante, veritiera e realistica che io adoro particolarmente. Cera bianca Sweet Milk, cera neutra la leggendaria e cera marrone Wood Parfum di Magic Paint per patinare e concludere il processo di anticatura. Con un apposito pennello prelevo un po' di cera marrone e la stendo per cominciare sul fregio, vado bene in profondità fra gli intagli.
e proseguo lungo il cassetto procedendo però poco per volta, un po' come ho fatto con il lavaggio. Con un panno tolgo l'eccesso e, dove voglio alleggerire ulteriormente, vado con un po' di cera neutra che mi aiuterà a rimuovere più facilmente la cera marrone che con la cera neutra diventa un po' più morbida. Con la cera marrone vado ad enfatizzare ciò che ho fatto con il lavaggio, in sostanza, e vado a sottolineare le crepette ottenute con il craquelé. Continuo con il lavoro di patinatura realizzando delle sporcature che tengo sempre a bada con il panno e cera neutra affinché la patinatura non risulti esagerata rischiando poi di appiattire il mobile. In questa fase è bene prendere le distanze di tanto in tanto, quindi fermarsi un attimo, osservare il mobile da lontano e capire se quello che abbiamo fatto funziona oppure magari bisogna ancora togliere o aggiungere. L'obiettivo è quello di dare profondità e movimento al nostro mobile e quindi bisogna calibrare bene non solo il quantitativo di cera, ma anche le zone dove andare a macchiare maggiormente e quelle invece dove è meglio schiarire. E a tal proposito intervengo in qualche punto con la cera Sweet Milk, la cera bianca di Magic Paint, per dare proprio un po' di luminosità. Mi comporto in questo modo su tutta la struttura, anche sui piedini, di cui spengo un po' la lucentezza con la cera marrone per uniformarli al mobile. Ed ecco Delicate Touch, un restyling dalla delicata tridimensionalità che solo un effetto materico può regalare, una sensazione tattile e visiva dal sapore romantico e antico. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!